Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Scoopfan mi ha inviato due prodotti per farvi vedere come si può migliorare un incisore laser che già di per sé funziona bene. Stiamo parlando dello Scoopfan S9. Qua dentro infatti c'è un kit che ci permette di inserire tutto il sistema di Air Assist e quindi tagliare molto meglio, evitare bruciature e produrre meno fumo. Ma oltre a questo, per produrre meno fumo, quindi per evitare di intossicarci e lavorare meglio, mi ha mandato anche un box che è tutto racchiuso all'interno di questa scatolina, quindi è da assemblare. Oh, direte, quanti pezzi ci saranno? Pochissimi, perché qua dentro c'è tutto il set che ci permette di montarlo semplicemente ad incastro ed è fatto di materiale ignifugo. Quindi mettiamolo sul bancone e vediamo come si monta, poi montiamo anche il kit di Air Assist e facciamo subito le prove per vedere come va. Iniziamo! Tutto contrassegnato con le varie lettere che ci fanno capire qual è l'ordine di montaggio, un manuale di istruzioni con raffigurate tutti i vari agganci, le unioni che dobbiamo seguire. Questo è il telo, ragazzi, già si vede al tatto che è di ottima qualità, tra l'altro è anche ignifugo, quindi ottimo per quanto riguarda la sicurezza. Questo è metallo, sì è vero, lo spessore non è elevato ma deve reggere una struttura comunque leggera. Cerchiamo la bustina contrassegnata con la lettera F e procediamo con le giunzioni. Quindi ogni due pezzi contrassegnati con la lettera A ne mettiamo uno contrassegnato con la lettera F. Adesso passiamo ai pezzi contrassegnati con la lettera E. Si tratta semplicemente di dei pezzi a forma di L che ci permetteranno di unire tra di loro quello che già abbiamo unito, quindi in questo modo e poi quest'altro, quindi di conseguenza qua ci andrà il montante. Adesso dobbiamo utilizzare i pezzi contrassegnati con la lettera B e anche quelli più lunghi contrassegnati con la lettera C. Dobbiamo posizionare quindi due più grandi da un lato e due più piccoli dall'altro lato. Mettiamo quelli più grandi da questa parte e questi più piccoli da quest'altra parte. Quindi anche per la parte superiore abbiamo dei pezzi contrassegnati con la lettera A che sono identici a quelli che abbiamo utilizzato nella parte in basso. Prendiamo i due pezzi con l'angolazione a 90 gradi e lo montiamo nella parte in alto, quindi cambiamo un attimo inquadratura. Questo va messo qua, questo va messo da quest'altra parte. Due pezzi contrassegnati con la lettera A vanno uniti, come abbiamo fatto poco fa, con il pezzo contrassegnato con la lettera F e va inserito da questa parte. Adesso i due pezzi contrassegnati con la lettera D e ora questi due angolari con un'angolazione molto ridotta, come vedete non sono a 90 gradi, perché ci devono permettere di dare un'angolazione a spiovere verso avanti. Ora sono rimasti solamente i pezzi contrassegnati con la lettera A, le due giunture contrassegnate con la lettera F, quindi dobbiamo procedere in modo intuitivo unendoli fra di loro in questo modo. Questi angolari invece vanno nella parte frontale e gli ultimi due pezzi contrassegnati con la lettera A che andranno qua davanti, quindi a reggere ulteriormente e distribuire meglio sia il peso che la forza del telo che c'è sulla parte alta. Ok, struttura montata e completa, come potete vedere. Non rimane altro che mettere il telone, quindi cambiamo inquadratura. E allora mettiamo quindi il telone, mettiamo la parte a spiovere verso di noi, come vedete è leggerissima, si tiene con una mano e nonostante la sua leggerezza, come vedete, è molto stabile, è robusta e giusto, quello che serve. Non è sicuramente una struttura in acciaio, però riesce a reggere perfettamente e a svolgere il suo lavoro, almeno finora. Voglio farvi vedere prima di montarlo che c'è anche questo coperchietto che una volta rimosso ci permette di collegarlo pure a un sistema di aspirazione. Ok, è semplicissimo in effetti, già inserita, basta abbassare leggermente da questa parte, da quest'altra parte e già è pronta per poter essere utilizzata con qualunque incisore laser. È della Scoopfan, ma può essere utilizzata con qualunque tipo di incisore. Quindi apriamo questa cerniera e iniziamo a fissare il tutto in modo che rimanga molto più stabile, perché altrimenti ovviamente non potremmo utilizzarla per bene. È un sistema con chiusura a velcro. Già finito, montato, va bene. Quindi non rimane che mettere l'incisore laser al suo interno, ma prima dobbiamo montare il nostro sistema di Air Assist. Quindi tolgo momentaneamente questa struttura, con il telo sopra, ragazzi, si tiene con una sola mano
regge tranquillamente il peso di se stesso, come vedete non si smonta, quindi studiato davvero bene. Adesso mettiamo il nostro sistema di air assist. E allora smontiamo quindi il nostro modulo dal Sculptfan S9. Togliamo il nostro connettore, lo mettiamo qua da questa parte, apriamo questa scatola che contiene tutto il set per poter utilizzare l'air assist. Ovviamente non viene dato però in confezione il compressore, eventualmente dovreste acquistarlo a parte. Questo è il set che ci permette solamente di predisporre la macchina, quindi troviamo il tubicino, troviamo anche il manuale di istruzioni, poi troviamo tutto ciò che ci permette di convogliare l'aria fino al punto di incisione e un po' di ferramenta, ma anche, dato che dobbiamo togliere il filtro che troviamo già montato, quest'altro filtro che tra l'altro è protetto da questa plastica. Quindi iniziamo subito con il montaggio. Ok, e questo è l'ugello che permette poi tramite il tubicino di far passare il raggio laser attraverso questo cilindretto e contemporaneamente anche l'aria che va ad agire sulla superficie sulla quale stiamo incidendo. Seguendo le istruzioni vediamo che vengono date in dotazione questi O-ring. Dobbiamo mettere l'O-ring nella parte superiore in questo modo, quindi rimuoviamo anche questa parte nella zona centrale, dobbiamo svitare questi grani. Ok, adesso possiamo utilizzare questo accessorio inserendolo qua dentro, ma prima dobbiamo mettere anche questi O-ring per poterlo centrare. Come vedete è già sagomato, quindi rimane nella sua posizione. Decidiamo da quale punto vogliamo che arrivi il nostro tubicino. Ovviamente vi consiglio di seguire tutto il cablaggio che arriva da destra, quindi posizionatelo in questo modo. E allora a questo punto, ragazzi, dovete rimuovere le brugole che sono già presenti nel vostro modulo, quindi che tengono il sistema di filtraggio per quanto riguarda i raggi dannosi, e inserire queste viti. Vi avviso, non è semplicissimo, perché l'O-ring che va messo nella parte bassa poi bisogna comprimerlo per bene in modo da fargli dare una buona aderenza, e queste viti devono oltrepassare quindi la superficie e bloccarlo letteralmente mantenendolo premuto verso la fuoriuscita del laser. E allora io provo a sostituire l'O-ring con un altro mio possesso, altrimenti sarò costretto a non utilizzarlo, perché con quello non riesco assolutamente a comprimerlo con la giusta forza e quindi non riesco poi a stringere le viti per poter bloccare tutto il sistema di air assist. Vediamo con questo se mi viene meglio, sembra di sì. Allora, premendo da un lato ho inserito la prima vite, adesso premo da quest'altro lato, si monta senza nessun problema. Una vite a destra e una vite a sinistra che tengono compresso verso l'O-ring tutto il sistema di air assist e ci permettono anche di bloccare la protezione in plastica. Quindi stringiamo anche il grano nella parte posteriore e siamo pronti a fare tutte le varie prove. Mettiamo quindi il tubicino che va a portare l'aria nell'ugello, in questo modo. Poi ovviamente va messa anche una fascetta, e da questa parte metteremo un'altra fascetta solo per tenerlo fermo senza stringerla, che altrimenti comprimerete il tutto e farete in modo che l'aria purtroppo venga strozzata e non lavorerà nel modo corretto. In dotazione non troveremo fascette, quindi utilizzatene qualcuna che già possedete oppure andate a comprarle, altrimenti la pressione dell'aria potrebbe far fuoriuscire questo tubo dalla sua sede. Ok, siamo pronti. Quindi questo è il compressore pure Sculptfan, che però proviene da un altro set. Abbiamo quindi il nostro box Sculptfan con all'interno l'incisore Sculptfan S9, il sistema di air assist specifico per Sculptfan S9, anche la base è Sculptfan e il compressore è pure Sculptfan. Allora farò delle incisioni ripetendole, prima facendola con un'incisione senza air assist e poi con l'air assist. Faremo dei cerchietti, poi sugli stessi cerchietti vedremo la potenza. Comunque vanno dal 50 fino al 100% e fino al 65% aumentato di 5 punti per volta, invece dal 70 al 100 aumentato di 10 punti per volta. Utilizzerò anche l'aspiratore che va messo qua sulla destra, però il diametro del tubo è da 80 mm, invece il mio tubo è di 100, quindi dovrò tenerlo con le mani, ma solo per renderci conto comunque di come funziona il sistema di aspirazione. Quindi lo accendo, avvio anche l'incisore laser e vediamo il risultato. Avviamo la prima prova, quindi quella senza air assist. 250 mm al minuto, ripeto, partiamo dal 50% e poi man mano arriveremo fino al 100%. Sono dei piccoli cerchietti da 7 mm ciascuno, solo che mi sa che c'è qualche piccolo errore, perché il numero di passaggi in questo caso mi sa che non è corretto, quindi lo blocco, tanto siamo all'inizio, verifico dove si trovi questo errore e ricomincio. E addirittura avevo impostato 10 passaggi, va bene, controllo che siano impostati tutti con un passaggio. Ok, quindi via. Nel frattempo
Spero che si veda se eventuale formazione di fumo viene aspirata o meno dalla parte posteriore. Ovviamente è tutto aperto, però questo comunque è semplicemente una prova per vedere se riesce, e sembra comunque di sì, che una buona parte venga aspirata verso dietro, si vede da questa parte, il fumo che va verso la parte posteriore. A che ci siamo, proviamo a chiuderlo, quindi vediamo pure che effetto ha questa copertura nella parte frontale. Sì, ci permette di vedere, ora voi vedrete ovviamente il riflesso di tutte le luci che ci sono sulla parte alta. Io in realtà riesco a vedere perfettamente tutto perché il riflesso da questa parte è inferiore. Proviamo a spegnere questa luce, vediamo se va meglio. Sì, ecco, così dovreste rendervi conto. Proviamo, ecco, così copro la luce, si riesce a vedere bene, diciamo. Certo è sempre una copertura, però comunque ci permette di vedere l'interno. Adesso, una volta finita questa prova, accenderò il compressorino e vediamo la differenza nel risultato. Ok, vediamo se notiamo differenza sul risultato. Comunque sembra che il fumo venga effettivamente aspirato. Ovviamente le prestazioni migliori si possono ottenere con un box completamente chiuso, come vedete anche sulla destra c'è un po' di spazio, ma vediamo intanto il risultato dell'incisione, perché l'utilizzo dell'air assist, oltre a facilitarci il taglio, effettivamente è buono perché il taglio stesso viene molto più pulito e quindi non ci sono le bruciature sulla superficie. Otteniamo due risultati con un unico accessorio che ci permette di lavorare molto meglio. Ok, sta facendo le varie scritte, praticamente è finito. Adesso accendo la luce e vediamo quello che abbiamo ottenuto. Perfetto, spegniamo pure l'aspiratore, accendiamo la luce, spegniamo il compressore e vediamo il risultato. A parte il pezzo che è stato fatto con più passaggi, quindi questo di qua, il resto effettivamente è venuto molto meglio. Guardate che differenza di incisione con le stesse impostazioni, quindi da questa parte praticamente è quasi illeggibile per quanto riguarda la scritta, e attorno al cerchietto abbiamo pure un po' di bruciatura. Questo invece è molto più pulito. Allora sistemiamo lo zoom, guardate la differenza di incisione, molto più pulito e molto più leggibile. Ho scelto appositamente di fare delle prove con queste dimensioni così piccole, perché effettivamente con una dimensione più grande la qualità e la precisione si sarebbero perse. Guardate anche la potenza, 250 mm al minuto, eravamo praticamente riusciti a passare già dal 65% in poi. Faccio pure una panoramica su questo box. Come vedete, da questa parte abbiamo la possibilità di inserire l'aspiratore, possiamo aspirare tutti i fumi che si formano, che da questa parte possono essere poi espulsi. Proviamo anche a chiudere questa copertura in modo da vedere come riesco a vedere io dalla parte alta. Come vedete si riesce a vedere molto bene. Ovviamente ci sono dei riflessi, questo va a disturbare, va a impedire. Comunque guardate, questo è il fumo che si sta formando senza aspirazione. Adesso do il tempo che defluisca, quindi faccio areggiare per bene tutto l'ambiente e poi farò un'altra prova per vedere se tutto questo fumo si forma allo stesso modo utilizzando l'aspiratore. Quindi girerò un rettangolino tutto nero, prima con l'air assist, quindi in modo da vedere che fumo con l'air assist se ne forma di meno. Dopodiché spegnerò l'air assist, vedremo quanto fumo si forma e di conseguenza collegherò anche l'aspiratore tenendolo sempre fra le mani nella parte laterale in modo da vedere come viene aspirato, e farò la prova sia con il coperchio aperto che con il coperchio chiuso in modo da vedere la differenza. Ovviamente è comprensibile che con il coperchio aperto verrà aspirata molta meno aria, anche perché da questa parte già abbiamo tutto questo spazio e quindi questo va a influire tantissimo sul funzionamento corretto. Lo avvio prima con l'air assist acceso, vediamo la differenza con e senza. Allora, come vedete adesso fumo praticamente non se ne sta formando, quindi facciamo una zoomata in modo da farvi vedere meglio. Come vedete così fumo non se ne forma praticamente perché c'è l'air assist inserito. Se io spengo l'air assist invece il fumo dovrebbe essere molto di più. Guardate, e c'è un abisso, quindi riaccendo l'air assist, c'è molta differenza tra l'air assist acceso e spento. Quindi guardiamo quindi quanto fumo si accumula all'interno, tolgo un pochettino lo zoom, guardate come si sta accumulando, vediamo se riesco a farvi vedere come viene aspirato con l'aspiratore, anche se temo che in questo modo non si capisca. Un minimo si vede che va verso dietro. Adesso lo copro, tolgo l'aspiratore in modo che il fumo si accumuli all'interno, dopodiché metto di nuovo l'aspiratore lateralmente e vediamo quanto fumo viene raccolto. Diamo una sbirciatina, è tutto grigio. Dobbiamo aspettare che lavori un pochettino per far accumulare un po' di fumo.
siamo quasi alla metà del lavoro. Guardiamo la differenza tra prima e dopo. Ragazzi, c'è la nube tossica, quindi mettiamo l'aspiratore, lasciamolo lavorare con la copertura in modo che si sommi al fumo che viene prodotto adesso, quello che c'era prima. Vediamo se riesce ad aspirare il fumo che si è formato. Sembra che stia funzionando bene. Guardiamo di nuovo. Ragazzi, praticamente all'interno non c'è più fumo, adesso è tutto pulito. Non so se dall'inquadratura si riesce a notare la differenza fra prima e adesso, però effettivamente c'è una gran bella differenza. E allora adesso facciamo un'altra prova su uno spessore da 10 mm di compensato di pioppo. Faremo la prova a tagliare senza air assist. Ho impostato 10 tagli, 10 passaggi, vediamo dopo quanto tempo riesce ad eseguire il taglio. Dopodiché faremo la stessa prova, ma in questa volta utilizzando l'air assist, quindi ci accorgeremo del taglio completamente eseguito quando il pezzo cadrà giù. Via. Velocità 180 mm al minuto, potenza 95%. Non è riuscito ad eseguire il taglio nemmeno con 10 passaggi. Adesso accendo l'air assist, vediamo se in questo caso riesce o no. Ok, in questo caso vedete c'è un abisso nella qualità del taglio, innanzitutto perché senza air assist è venuto completamente bruciato e con l'air assist invece è venuto pulito. Per quanto riguarda la possibilità di riuscire a tagliare, era quasi riuscito, ma stiamo parlando di 10 mm. Allora ragazzi, voglio dargli un'altra opportunità, perché sul compensato, come sapete, ogni volta c'è un po' di colla, insomma ci sono tanti elementi che possono disturbare, quindi proviamo su una perlina che è abete, non c'è colla, non ci sono altri componenti che possano dare fastidio al taglio, e vediamo in questo caso, facendo una prova identica a quella di prima, come riesce a tagliare senza e con air assist. Quindi avviamolo, sempre 180 mm al minuto, 95% di potenza. Ha finito il primo giro, iniziato il secondo giro, terzo giro, già si vede il laser che ha oltrepassato il pezzo. Ok, in teoria adesso dovrebbe staccarsi, vediamo al quarto giro. Non sempre si stacca perché a volte rimane comunque, se il taglio è troppo sottile rimane nella sua posizione, però in teoria dovrebbe andare giù, dovrebbe staccarsi perché comunque è sospeso. Quindi siamo all'inizio del quinto giro. Secondo me già si è staccato, però aspettiamo che cada. Già vedo comunque sulla superficie che ci sono, ecco, si è staccato, quindi interrompiamo. Facciamo la prova con l'air assist inserito, quindi accendiamo e vediamo la differenza con appunto con l'air assist, vediamo se è più veloce, vediamo anche la qualità di questo taglio. Quindi sempre stessa impostazione, lo stesso file, però con l'air assist. Il primo taglio, primo giro finito, sta iniziando il secondo. Ok, secondo giro, e già come vedete al secondo giro è passato e la potenza è obiettivamente superiore a quella di poco fa. Terzo giro, sperando che non ci siano nodi. Ok, dai, sembra che ci siamo. Non riesco a vedere se si stacca. Sì, ok, si è staccato, quindi come avete visto, terzo giro, 3 giri contro 5, molto più veloce, prestazioni molto più elevate. E allora spengo l'air assist perché dà fastidio, e allora guardate, questo è il pezzo senza air assist, leggermente più sporco rispetto a questo che invece è stato tagliato con l'air assist. Non so se dall'inquadratura si riesce a notare questa differenza. Questo è molto più pulito sia sulla parte superiore che ovviamente dove c'è tutto il taglio, quindi dove è passato il laser, e lo stesso sul pezzo che rimane a noi. Quindi qua abbiamo questi segni di bruciatura, qua invece non ne abbiamo, ma ci tengo a farvi vedere che questo pezzo una volta premuto poi si è staccato, quindi era riuscito praticamente a tagliarlo quasi tutto. Non si era staccato perché da questa parte c'è qualcosa che lo impedisce. Oh, ragazzi, era riuscito effettivamente a tagliare anche questo con delle bruciature, però era riuscito. Quindi la differenza tra l'air assist e l'assenza di air assist comunque è abissale, e trasforma il nostro incisore laser da 5 watt, che per fare un taglio di questo tipo ha bisogno di 6 passaggi, in un incisore laser che in realtà ne ha bisogno di 2 o 3, quindi dipende dallo spessore. Se utilizziamo ovviamente del materiale da 5 mm riusciremo a tagliarlo in un passaggio, forse 2, senza nessun problema, sempre con l'aiuto dell'air assist. E allora ragazzi, è così comodo che quasi quasi mi ci faccio una tendina e ci vado in campeggio. Cosa dire quindi di questo box, ragazzi? È veramente comodissimo perché ci permette di lavorare evitando che si formi, come vedete adesso alla mia destra, tutto questo fumo.
Non fatelo mai, io lo sto facendo per la scienza. Evitate di respirare questi fumi. Ho dovuto fare queste prove per agevolare nella ripresa e non ho utilizzato l'aspiratore, non si fa. Ma come avete visto, utilizzando questo box il fumo non si era formato, perché abbiamo la possibilità di aspirarlo da questo bocchettone. Tra l'altro viene data in dotazione anche una spugnetta per filtrare, non funzionerà chissà quanto, però comunque eventualmente potete utilizzare del materiale filtrante. Comunque, per quanto riguarda l'Air Assist, avete visto che riesce a migliorare di tantissimo le prestazioni dell'incisore laser, riesce a fargli fare quello che senza non riesce a fare, lo fa più velocemente, lo fa in modo più pulito, evitando di darci bruciature. Per quanto riguarda il box invece protegge da eventuali urti, evita che qualcuno possa eventualmente toccare, quindi avvicinare le mani dove non si deve, e ci dà la possibilità di aspirare tutti i fumi. Tra l'altro è anche ignifugo, quindi nel caso in cui dovesse succedere malauguratamente qualcosa, lo stesso non si brucerà. Vi ricordo che vi lascerò il link giù nel primo commento e nella descrizione per poterlo comprare. Se riesco eventualmente vi faccio dare un codice di sconto sia per il nozzle, per l'Air Assist, che per quanto riguarda il box, che costa circa 65 euro. Il nozzle non lo so, ma vi lascerò tutti i link giù in modo da poterli comprare e vedere insomma tutte le varie caratteristiche. Detto questo, non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi a questo canale e cliccare giù sulla campanella per attivare le notifiche. Mettete mi piace se il video vi è piaciuto. Ci vediamo a tutte le prossime recensioni. Ciao da Riccardo e a presto!